Ciao, salve a tutti! Lo scarto indotto del narcisista e le vere reazioni del narcisista, della vittima del narcisista, al farsi lasciare da parte del narcisista patologico e maligno. Dello scarto indotto sono stata la prima a parlarne nel 2017 assieme a tanti altri temi che hanno fatto scuola anche a tanti colleghi psicologi e coach dal 2017 in poi, in generale sul tema dello scarto, la svalutazione del narcisista, i ritorni e un'infinità di altri temi inesistenti, anche perché moltissimi sono stati introdotti e divulgati da me personalmente. E hai notato che anche in programmi come Amore Criminale, ad esempio, che fino a qualche anno fa non si citava mai il narcisismo patologico e ora invece non c'è quasi una puntata a cui non vi si accenni. Ma non solo, perché adesso anche nei tribunali si comincia a menzionare il disturbo narcisistico di personalità e questo anche grazie al lavoro enciclopedico di questo canale, che ha iniziato a diffondere tanti argomenti mai trattati in precedenza e in tempi, per così dire, non sospetti. Se vuoi affidarti quindi a qualcuno che di questi temi ne sa veramente, non solo per sentito dire o come replica a volte indebita di temi e da chi è fonte primaria di migliaia di tematiche legate al narcisismo patologico, fallo con chi può aiutarti a capire nel modo migliore. Attenzione a chi fa proprie queste tematiche anche a scopi commerciali senza citare le fonti. Quali sono le reazioni della vittima, ma anche quelle del narcisista, nel caso dello scarto indotto, nel caso del farsi lasciare da parte del narcisista. È quello che generalmente un narcisista patologico o manipolatore fa generalmente quando si presenta per lui la necessità di rivolgersi sentimentalmente ad altre situazioni, a nuove situazioni, a una nuova conquista o a una riconquista in amore. Le reazioni della vittima, ma anche quelle del narcisista, allo scarto indotto al farsi lasciare dalla vittima sono innanzitutto reazioni complementari e questa è un'altra informazione importante che ti do di prima mano a questo riguardo, quindi in modo esclusivo, ovvero che nessuno fino ad ora ti ha dato, perché le reazioni della vittima e del narcisista hanno la loro genesi a partire proprio da questo meccanismo primario. Gli stati d'animo conseguenti allo scarto indotto, all'indurre il narcisista a farsi lasciare, sono quindi prima di tutto il senso di colpa che ho spiegato innumerevoli volte riguardo allo scarto del narcisista e allo scarto indotto del narcisista, che segue la chiusura con un narcisista manipolatore e a maggior ragione, quindi se sei stata tu a precederlo nella chiusura. Ma chiediti a questo proposito se stai provando magari proprio in questi momenti un senso di colpa perché hai chiuso con un narcisista, oppure anche con una donna narcisista, o ti sei sentita spinta per esasperazione a chiudere tu la relazione. Chiediti a questo proposito quanto tu lo hai veramente preceduto, quanto hai veramente preceduto il narcisista nella chiusura. Tenendo presente che se c'è una base di amore, per non dire pieno amore, una rottura può sempre esserci. Momenti di crisi, una coppia ci possono essere sempre, ma come dice anche la saggezza popolare, che solitamente non sbaglia, se sono rose fioriranno, perché ci sarà sempre modo di rinsaldare un rapporto quando ci sia una base di intesa e di vero amore. Il senso di colpa è quindi l'ultimo stato d'animo che ti debba pervadere in questi casi. Il senso di colpa è quello stato d'animo che poi fagociterà alla fine anche quello della rabbia ed anche del dubbio, che è un altro tipico stato d'animo che seguirà nella vittima lo scarto indotto al farsi lasciare da parte del narcisista. Quindi, oltre al senso di colpa, ti troverai più che probabilmente un senso di grande dubbio del fatto di essere arrivata a dover chiudere tu la relazione, ma appunto essendo nel dubbio ti chiederai se effettivamente sei tu che hai chiuso, visto che poi in fondo è stata un'azione un po' fatta per esasperazione. E questo dubbio resterà in piedi a lungo
perché ti chiederai anche se avrai fatto bene a risolverti, a chiudere la relazione con lui. Oltre a questo stato d'animo, in te ci sarà anche una dissonanza cognitiva dovuta al fatto che in fondo tu sei arrivata per esasperazione a quel punto, al punto di chiudere la relazione, e quindi ti chiederai persino se tu abbia veramente chiuso con lui, fino al punto che i dubbi si rifletteranno su te stessa, persino su chi tu sia, sul tuo senso di identità. E un altro stato d'animo che ti coglierà è il senso di impotenza, perché dopo tanto avere lottato per una relazione che diventava sempre più difficile, non resterà più nulla di quel tuo rapporto se non le ceneri. E quali sono invece gli stati d'animo del narcisista quando si fa scartare da te, quando si fa lasciare? Ma dimmi anche se le precedenti reazioni e stati d'animo che ho elencato di una vittima che è indotta a scartare un narcisista, a lasciarlo per esasperazione, se ti ci sei ritrovata. E vediamo quindi quali sono le reazioni e gli stati d'animo invece del narcisista nel momento in cui tu sarai indotta a scartarlo e anche dopo lo scarto indotto da parte tua. Beh, soddisfazione, sicuramente la soddisfazione di sapere per prima cosa che sei arrivata a dover chiudere la relazione ed esserti dovuta assumere l'onere della chiusura, per esasperazione, non per disamore o disamoramento. E questo lui lo sa. Quindi il godimento, e specie se hai a che fare con un narcisista maligno. La goduria da parte del narcisista di saperti comunque in uno stato d'animo di patimento, di esasperazione, di caos interiore. E brutto a dirlo per la vittima di un narcisista, ma non ci resta che la cruda cronaca delle brutture in loro stesse del narcisista, della verità, della cruda verità. Il senso di liberazione per il narcisista, che si sentirà comunque libero finalmente di agire, di dedicarsi alla nuova conquista o riconquista. E poi un'altra reazione allo scarto indotto di una vittima, al farsi lasciare da parte della vittima, del narcisista, sarà il meccanismo psicologico della rimozione. Il narcisista, almeno fino a che non gli tornerà utile ripescarti, ti rimuoverà dalla mente. Quindi non illuderti che lui pensi a te, magari proprio perché lo hai scartato, ma qui più che di scarto si tratta di lasciare, perché dentro di te raramente il narcisista è veramente scartato, ma solo formalmente allontanato o alienato. Ufficialmente, insomma, la relazione è chiusa, ma dentro di te si tratta proprio di uno scarto, si tratta proprio di avere lasciato il narcisista. Sì, o cerca di essere sincera in questi casi con te stessa, perché è l'unico modo per uscire veramente da una situazione così emotivamente e interiormente e psicologicamente caotica. Il primo passo quindi è proprio questo, è la sincerità con te stessa e con te stesso. Se poi vuoi fare chiarezza con il mio aiuto, lo possiamo fare, anche a fronte di un'esperienza nel trattare con vittime di narcisisti, non da ieri, ma da molti anni e con migliaia di casi, da quando queste patologie non venivano ancora trattate e nemmeno si dava il giusto peso e il giusto supporto alle vittime di narcisisti patologici e maligni, per il semplice motivo che anche tra gli operatori non c'era una conoscenza adeguata del narcisismo patologico e dei disturbi del cluster B. Quindi generalmente solo da pochissimo tempo, non più di 2 o massimo 3 anni, anche gli psicologi stessi hanno iniziato a prendere consapevolezza e conoscenza di questi temi, a dare sostegno, a cercare di capire questa tematica. Io lo sto facendo veramente da molti anni, da quando di narcisismo patologico praticamente non si parlava. Non si parlava e non si sapeva cosa fosse veramente. Se vuoi contattarmi, i riferimenti li trovi chiaramente sotto, indicati nelle note. Io intanto ti ringrazio tantissimo, grazie della tua meravigliosa, magnifica presenza, ricca di tanti spunti anche di riflessione per tutti noi, di spunti anche per me e per il supporto che ci diamo vicendevolmente. Un abbraccio forte quindi e a presto, avanti tutta, naturalmente. A presto, ciao, ciao, ciao.